Buongiorno, come stai? Se hai cliccato su questa lezione è perché la questione degli accenti in italiano è poco chiara, ma vedrai che grazie a questa lezione tutto sarà più semplice. L'accento consiste nell'aumento di intensità con cui viene pronunciata una sillaba. Quando l'accento cade sull'ultima sillaba è quasi sempre segnalato anche graficamente. Per questo che lo chiamiamo accento grafico, come in università, così, perché, eccetera. Partiamo col dire che in italiano distinguiamo due accenti, uno acuto e uno grave. L'accento acuto vuol dire che la vocale deve essere pronunciata chiusa. Al contrario, l'accento grave indica che la vocale deve essere pronunciata aperta. Parlo più precisamente delle vocali nel video che trovi qui oppure nel link in descrizione. Quindi accento acuto, pronuncia chiusa come in perché e accento grave, pronuncia aperta come in caffè. Quando l'accento è sull'ultima sillaba va sempre segnalato, quindi lo dobbiamo obbligatoriamente mettere. Vediamo quindi in quali parole, quando dobbiamo mettere l'accento. Quando mettiamo l'accento acuto sulla E in fine di parola. Usiamo l'accento acuto quando la vocale si pronuncia chiusa e lo troviamo nei composti di che, come nonché, perché, benché, affinché. Poi lo troviamo nei composti di 3, 23, 33, alla terza persona del passato remoto di alcuni verbi in ere, come poté, ripeté. Usiamo invece l'accento grave quando la pronuncia è aperta, come in cioè, caffè, tè, bebè, noè, karate. La O. Quando la O è alla fine della parola, l'accento è sempre grave, come però, oblò o alla terza persona dei verbi in are al tempo passato remoto, mangiò, andò, sognò o la terza persona del verbo potere, lui può e ancora alla prima persona dei verbi al futuro, io dirò, andrò, vedrò. Per quanto riguarda le altre vocali, invece la A, la I e la U, queste vocali non hanno una differenza di suono aperto o chiuso, quindi quando sono alla fine della parola, per convenzione mettiamo sempre l'accento grave. Ad esempio, libertà, sarà, partì, colibrì, più, tabù. Allora, a parte queste parole, ma come facciamo a ricordare su quali parole è obbligatorio mettere l'accento? Vediamo quindi quali sono le principali categorie di parole che necessitano l'accento alla fine. I monosillabi con due vocali. Può, più, ciò, già, giù, con l'eccezione di qui e qua, sui quali non va messo l'accento. I primi 5 giorni della settimana, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Tutti quei monosillabi che vanno distinti dai loro omografi. Leggiamo il sì avverbio dal sì particella riflessiva. Sì, ho proprio voglia di fare una passeggiata. Paolo si alza sempre tardi la domenica mattina. Da terza persona singolare del presente indicativo del verbo dare, che va distinta dalla preposizione da. Marta dà sempre da mangiare ai pesci quando va al lago. Ci vediamo da me o da te per una pizza? La, avverbio di luogo, che va distinto dall'articolo determinativo la. Bisogna andare là per vedere con i propri occhi. La gatta del vicino è molto paurosa. Lì, avverbio di luogo,
che va distinto dal pronome li. Qui o lì non è la stessa cosa. Carlo e Marta, li hai visti? Né congiunzione da distinguere da né pronome. Non ho voglia di uscire né di stare a casa. I libri ne comprerei a bizzeffe. Se pronome di terza persona da distinguere dal se congiunzione. Ognuno pensi per sé. Se ti va, possiamo uscire insieme. Di come sinonimo di giorno, da non confondere con la preposizione di. Una mela al di e vorrei un po' di frutta. In ultimo, vediamo quando non va messo l'accento. Do e fa, per esempio, non richiedono l'accento. Con gli imperativi non mettiamo l'accento, per esempio va senza accento. Con po, un po, perché po vuole l'apostrofo. E non mettiamo l'accento con il pronome se quando è seguito da stesso, se stesso, senza accento. Bene, abbiamo terminato questa lezione sugli accenti, spero di essere stata più chiara possibile. Come al solito, se vuoi lasciare un messaggio mi fa piacere. Ciao, alla prossima!